Salve fandoni e ben ritrovati su Assassin's Creed Shadows. Ragazzi, prima di iniziare, piccola premessa. Sarà tipo la quinta volta che registro questo episodio, ne ho abbastanza. Vi spiegherò tutto mentre andiamo avanti, ma questa è una missione che abbiamo già iniziato, purtroppo non riesco, cioè questo è il salvataggio più vecchio che c'è che mi fa caricare, non posso ripristinare a prima della missione. Stiamo affrontando, mi sposto, stiamo affrontando Ise Sadaoki, ok? Quindi il nostro obiettivo. Ci stiamo infiltrando sia con Naoe che con Yasuke, ok? Sostanzialmente abbiamo avuto una fase prima di Naoe adesso, che infatti sono appunto con Naoe, con la quale Yasuke ha fatto un po' di casino iniziale per permettere a Naoe di infiltrarsi. Adesso siamo proprio all'inizio della fase di Naoe, che dovrà aprire un portone per Yasuke. Quindi molto interessante. Purtroppo perché ci troviamo in questa situazione? Perché ho registrato il primo episodio in concomitanza con lo scorso, che se avete visto sapete benissimo che ha problemi audio. Cioè ho giocato con il DualSense di PlayStation e avendo il supporto al gioco, quindi avendo l'haptic feedback, sostanzialmente si sentiva in tutta la registrazione la vibrazione del controller, perché funziona proprio con l'audio. Essendo su PC, chiaramente OBS registra l'audio che esce dall'applicazione, che è sia l'audio di gioco sia l'audio che viene però inviato al controller. Quindi li aveva entrambi e purtroppo l'avete sentito, faceva veramente vomitare, però era accettabile rispetto a questo episodio qui che ho dovuto cancellare perché essendoci molti combattimenti era veramente inguardabile. Poi ho provato a riregistrare e è andata via la corrente, quindi ho dovuto cancellare anche quella registrazione. Terza volta ho registrato tutto l'episodio con la webcam al centro. Quarta volta ho registrato di nuovo l'episodio con la webcam al centro. Non sto scherzando. Perciò adesso ho aggiunto una cue audio che ogni 10 secondi con la webcam al centro mi ricorda di toglierla dal centro. Così non succede nulla nel caso in cui sto parlando al centro e ne stiamo effettivamente facendo qualcosa, però se effettivamente sto giocando sento il suono e mi rendo conto. Quindi ho appena registrato un altro episodio e c'era un piccolo problema tecnico su OBS per dei cambiamenti che ho fatto e l'audio si sentiva doppio. Quindi questa è la volta buona, si spera. E a questo punto siamo pronti, credo. Allora, ci stiamo infiltrando. Questa zona aveva già dei nemici che sono stati abbattuti. Abbiamo un cazzo di vita, abbiamo un cazzo di cure, non abbiamo niente. Forse c'è qualche cadavere che possiamo lootare, però mi dare un'occhiata perché non mi ricordo. No, forse erano già lootati, mi sa. Vediamo di qui. No. Saliamo intanto questo muro. Io, avendola fatta già 4-5 volte questa fase, purtroppo la so a memoria. Volevo aggiungere tra l'altro che la prima volta avevo un grandissimo problema, cioè il fatto che Naoe e in generale noi stiamo utilizzando dei tool molto underlevellati. Non ho fatto caso, cioè siamo a livello 20 ma non avevo sostanzialmente niente a livello 20 oltre che i perk non sfruttati, perché non abbiamo effettuato ancora una giusta indagine dell'accampamento. Vi ricordate che abbiamo sbloccato la forgia? Ecco, purtroppo il prossimo episodio sarà su quello perché ci serve. A questo punto ho equipaggiato un po' tutte le armi a livello più alto che avevamo e quindi abbiamo un tanto avvelenato, quindi ve lo mostro al volo questo qui, che non è niente di che, però a livello 17 e appunto ha l'accumulo di avvelenamento, e poi una katana al 18 che tra l'altro ha danni armatura di notte aumentati, quindi in questo caso molto utile. Allora, tra l'altro questa stessa missione mi sta facendo tiltare tantissimo per una cosa. A quanto pare i boss in questo gioco non si curano. Ok, eccolo lì che sta arrivando, quello lì me lo ricordo. Non si curano del fatto che tu magari sei stato scoperto in modalità stealth e poi cerchi di fare di tutto per scappare. Facciamo un esempio: un tizio mi vede da un lato di una struttura, salgo sul tetto, raggiungo l'altro lato della struttura e mi nascondo in dei bush o vado sottoterra o vado da qualsiasi altra parte. Ecco, nonostante tutto, se il tizio è un boss, sa perfettamente dove sono andato. Ovviamente poteva immaginare dove sono andato dall'altra parte dell'edificio, però ti scopre nei bush, cioè non parte proprio, non ti deaggra. Perciò l'ho trovato molto complesso e
Sostanzialmente bisogna fare flawless tutta la parte iniziale contro i minion prima di uccidere il nostro bersaglio, perché se poi facciamo un errore del genere è un casino. Ok, quindi loro erano i nostri obiettivi. Dobbiamo semplicemente attraversare questo piccolo muretto. Distraiamo lui giusto per sicurezza. Non se ne è nemmeno reso conto. Però andiamo qui e apriamo la porta. Ora, volevo parlarvi anche di un'altra cosa. Ho già fatto questo discorso 3 volte, no 2. Sostanzialmente, adesso siamo passati a Yasuke con Ise Sadatame, che è il fratello. E adesso dovremo fare un po' di infiltrazione. Dobbiamo andare un attimo a prenderci cura dell'archibugio. Così lo leviamo da mezzo. Avevo cliccato la schivata, però va bene. Leviamo di mezzo prima quelli piccolini. Non volevo hittare lui, però vabbè. Ok. Comunque lui i minion se li mangia, cioè senza nessun tipo di problema. Ok. Manca solo lui. Pensavo ne facesse un terzo, invece no. Ok. Ottimo. Allora, quello di cui volevo parlarvi è innanzitutto illustrarvi come sono contento delle serie che abbiamo portato quest'anno. Non sono tantissimissime, però sono contento in generale. In più, l'unica cosa di cui mi pento c'entra anche con Shadows, cioè aver diluito nel tempo la registrazione delle serie. Cioè passa veramente tanto tempo di solito tra un set di episodi e un altro, sempre per impegni universitari. Cioè per esempio Shadows e Expedition sono iniziati quando sono usciti, a marzo, e siamo a settembre e ancora non li ho finiti. Ecco, questo mi dispiace moltissimo, però purtroppo con gli impegni è andata così. Mi auguro che poi nei prossimi anni riesco un pochettino a gestire la cosa. Ricordo, non è un lavoro quello che faccio, è un hobby, mi piace videogiocare, mi piace condividere le mie esperienze e potenzialmente vorrei aprire anche un canale di opinionismo, anche se non sarebbe niente di, insomma, esagerato. Sapete, probabilmente alcuni di voi sanno anche che faccio recensioni per una testata, non proprio un sito che comunque mi permette di avere anche accesso a dei giochi in accesso anticipato, quindi comunque la cosa è molto interessante. Ora proseguiamo verso la porta che ci ha aperto Naoe. Vediamo un attimo la cutscene e poi riprendiamo il discorso. Sadatame殿、どうなされたのだ。弟に会うつもりだ。貞興、頼む。見苦しい真似を。 Eccolo qui.明智に従う義理はない。力を合わせ伊勢を再興するのじゃ。光秀様が将軍となり、隣にわしが立つとき、伊勢の名が蘇るのだ。 Adesso sono distratto, ma l'ho vista veramente all'infinito questa. 各いう兄上こそ怪しき者を引き連れ、物乞いのようにひれ伏すとは気が違うたか。いいな。弟の身を案じておるのじゃ。 弱々しく泣き言ばかり。吐き気がする。 E arriva Gennojo.
だ参ったか Lo odio, vi giuro. お前もだ Ok, adesso c'è una scena stupenda. Sarà forse la copertina? Probabilmente sì. Può essere, probabilmente, stavo mischiando tutto. 叩き切れ Ecco qui. La scelta del personaggio. Guardate che bella. Sceglieremo 9. Abbatteremo tutti in modo stealth. E poi passeremo a Ise Sadaoki. L'assassino ci darà 4 barre salute. Lui ne ha ben 8. Ma soprattutto c'ha l'armatura. Con Yasuke forse sarebbe più facile. Però non ho nemmeno così tante cure. E in generale in questo momento con Naoe ci divertiamo anche di più a clearare un attimo prima la zona. Perché sennò dobbiamo combattere chiaramente tutti. では貞興のところへ Eccola qui. Poi sapete che in generale a me interessa il gameplay di Assassin's Creed, no? Non l'RPG. Purtroppo c'è comunque, anche con Naoe, però è questo, il gameplay da assassino. Perciò il più delle volte comunque dove ho la possibilità di scegliere, sceglierò sempre Naoe. Perché questa è la verità. Mi dispiace, l'unica cosa è che non abbiano mai implementato l'effettiva storia degli assassini. Cioè, finora non è stata trattata. E ho paura che sarà così per un bel po'. Io non so come killare quello, però. Se lo fischio qui. Arriva anche lui, però. Deve essere distratto quello. Ok. Ottimo. Devo muovermi. Ok. So a memoria il loro pattern, ragazzi, ve lo giuro, ormai. Ok. Poi ce n'è un altro lì sopra, eccolo lì. Che andiamo a salutare in questo momento. Non abbiamo ucciso ancora quelli di lì, però, Ok. So che lui si stia per muovere, esatto. Ok. Tutta la parte di destra è andata. Ormai veramente la conosco a memoria. Onde evitare rotture di scatole, io mi faccio un salvataggio rapidamente, giusto perché, come vedete, l'ho fatto anche nella scorsa registrazione, che aveva il doppio audio, giusto perché è meglio stare sicuri. Tra l'altro mi conviene... Oh merda. Capite che intendo? Ecco, faccio queste puttanate, quindi... Me li luta in automatico, giusto? Perché non ho razioni. Siamo proprio messi male con le cure. Allora, ci andiamo qui dentro. Tanto c'è l'oscurità che ci copre. E andiamo a prendere questa chest. Tra l'altro ho scoperto nella scorsa registrazione, nelle altre no. Quindi va bene. Spegniamo un paio di luci. Qui dovrebbe esserci, esatto, un tizio, poi ce n'è uno lì fuori, insomma, varie situazioni. Lui possiamo banalmente fischiare. Ok. Sta venendo a controllare? Non sta venendo a controllare. Questa torcia va distrutta. Non possiamo uccidere lui adesso. Ottimo. E facciamo così. Clean. Probabilmente comunque la migliore esecuzione finora, chiaramente perché sapevo tutto della zona. Però facciamo un salvataggio. In realtà potevo farlo sopra, che
prevedo di morire contro di lui. Purtroppo è molto molto incazzoso. Non ti lascia entrare un colpo. Facciamolo qui il salvataggio che è meglio. Non ti lascia entrare un colpo senza che tu gli fai fare una combo, e quindi o schivi un non schivabile, un parriabile, oppure gli pari tutta la combo per provare a fare danno. Mo vi faccio vedere piano piano. Abbiamo il tanto velenoso, useremo lui in modo da poter fare danno alla vita anche mentre stiamo cercando di distruggere l'armatura. Allora posso fare questo che gli stimola, vedete, quella combo non perriabile, e sinceramente è il metodo più interessante perché sono facilmente schivabili e all'ultimo ti dà questo che ti permette di distruggere l'armatura in modo più facile. Aia. Devo sfruttare il fatto che era giallo, però è andata un po' così. Velenato. Andiamocene dove c'è spazio. Ok. No. Vabbè. Vedete, capito? Cioè non abbiamo cure e la situazione è questa. Ok. Ok. Potrei deflettere, però è veramente molto rischioso, sinceramente. Questo purtroppo è il peggiore da schivare, perché se ti missa lui, anche se schivi, ovviamente non è una schivata perfetta. Questo è il migliore. Ok. È meglio fare i leggeri perché hai più colpi e gli applichi il veleno. Semplicemente, cioè ho veramente capito tutto di questo. L'ho fatto anche questo molteplici volte, quindi... E lo odio tantissimo questo tizio. Ok. In circa 4 leggeri gli stiamo mettendo il veleno, come vedete. Lui perde vita anche in questo caso. Quindi velocizziamo un po' il tutto in un certo senso. Ok. Potevo aspettare un attimo che finisse il veleno. Ho sbagliato. Qui mi sono fatto prendere un attimo dall'ottimizzazione dei danni. Ok. No, ho sbagliato. Vabbè, ci sta. Comunque quello di cui volevo parlare è sostanzialmente il nuovo sistema di copertine, no? Che sto utilizzando. Per chi segue dall'inizi, c'è stato proprio un cambio radicale dello stile delle copertine. E questo stile attuale, quindi con classico in realtà, perché lo avrete visto su un sacco di canali e personalmente lo trovo chiaro e figo anche da realizzare, perché devi idearti la grafica e tutto. Personalmente non mi piace prendere un semplice asset e incollarci il numero sopra, come vedete comunque le rendo un pochettino più, no? Più spicy. Però una cosa nuova è successa nella serie di Dark Souls 2. Sostanzialmente quando il gioco prevede dei DLC come i 3 di Dark Souls 2, il lato sinistro della copertina mantiene le stesse caratteristiche della serie iniziale. Questo è un bug, ragazzi, non chiedetemi che cos'è perché non ve lo saprei dire. Si mette a vomitare per il veleno e non si ferma per qualche motivo. Vedete un attimo. Dovrebbe riprendere. O si era buggato quella volta. No, vedete, riprende. Non so perché le altre volte non lo faccia, non ne ho idea.
Comunque, quindi per esempio nell'episodio 42, se non erro, di Dark Souls 2 cambia nello stile di Eleum Lois, quindi tutto ghiacciato. Ecco, questo sistema qui mi piace molto perché comunque ti lascia capire la serie originale e allo stesso tempo ti suggerisce quali sono gli episodi dedicati ai DLC, soprattutto quando magari il gioco è già bello che è uscito e anche i DLC, come in questo caso ha senso. Nel caso per esempio di Elden Ring potrebbe pure avere senso fare un'altra grafica, perché Elden Ring per esempio il DLC è uscito l'anno dopo. Se avessi fatto la serie appena uscito il gioco e poi dopo con il DLC avrebbe anche avuto senso separarle, però sinceramente non vedo perché non creare questa continuità con la serie originale. Pertanto questo è il nuovo stile che ho deciso di adottare. E in merito a questo, una serie che vorrò portare, godo tantissimo. Adesso andremo a potenziare le armi, penso. Vediamoci un attimo la cutscene e poi riprendiamo il discorso. Quanto lo odio che Nojo. 伊勢のやつらに目に物見せたくてな。うまくやったろ。バカを言うな。この方は味方じゃ。へっ、伊勢なんてドイツも一緒だ。それより俺たちは息が合うようだな。No? うぬぼれもほどほどにしておくんじゃな。俺はお宝を持って村に帰る。ここの連中は案の定しこたま溜め込んでおった。後で村に来い。一緒に祝おう。Penso che sia un eventuale romance option, ma non è assolutamente quello che faremo. 命に関わるほどではござらん。あの弟と関わったゆえの傷が増えただけのこと。我らともども危うくやられるところだった。家族を救おうとしたのだ。我々とて同じことをしたろう。かもしれん。だがお父は裏切り者ではない。定為殿、せっかく拾ったお命、無駄になさらんことです。弟を弔い、喪に服したら、あやつの罪を償うべく尽力する。約束いたす。Bene. Ok. Finito. Cambiata la stagione, ottimo. Allora, una serie che voglio portare è Celeste. Per chi lo ha giocato, per chi lo conosce, è un gioco molto complesso, però io lo trovo fantastico, un platformer eccezionale. E l'ho giocato tantissimo, ho 300 ore, sia perché ho finito il gioco, ma perché poi mi sono messo a giocare le versioni moddate, ok? Quindi mappe, in generale contenuti aggiuntivi. Pertanto vorrei portare Celeste innanzitutto per completezza, perché è un gioco che mi piace, voglio avere una serie sul canale. Quindi con la TC, la TB, possibilmente tutte le fragole tranne quelle dorate, perché non sono così pazzo purtroppo e nemmeno così bravo. E poi faremo faremo diverse serie che riguardano invece le mod, quindi faremo delle macro serie per quanto riguarda per esempio le collab, che sono grandi mod, grandi mappe in generale disponibili, e poi magari episodi singoli invece per delle mappine un po' più corte o comunque più ristrette. Sono molto interessato a questa cosa e ne parlo proprio per il fatto delle copertine, perché l'intenzione sarebbe fare per esempio la serie di Celeste normale con tutto quanto lo stile simile e poi dei cambi per i lati B e i cambi per i lati C. Quindi anche se non sono DLC, comunque delle distinzioni tra le copertine in questi ambiti qui, ma soprattutto per quanto riguarda le mod. Qui abbiamo Fiore d'acciaio, carichi istantaneamente gli attacchi posturali dopo uno scavalcamento, molto carino. E a questo punto abbiamo trovato anche questo.
Questo è molto buono, quindi andiamo a potenziare le cose, ok? Allora, finalmente ho finito questa missione, ragazzi, ve lo giuro. Parla con Gennojo, poi vedremo. Allora, andiamo al nostro accampamento. Eccolo qui. E andiamo a vedere un po' i potenziamenti che possiamo fare. Il tanto di veleno mi piace, quindi vorrei tenerlo e potenziarlo, sinceramente, per adesso. Mi ispira tantissimo. Eccoci qui. Questo non so cosa sia. Dei soldi. Allora, non abbiamo strutturato ancora effettivamente il nostro rifugio, cioè non abbiamo fatto particolari modifiche. Però abbiamo il fabbro da questa parte, no? Era lui? Pare di sì. Ecco qui. Guardiamo il negozio prima. Questi sono i potenziamenti. E anche le scomposizioni. Ok. Allora. Abbiamo diverse Kusarigama. Toglierei tutte quelle di livello basso, che non mi interessano. Danni in armatura inflitti con un attacco posturale, danni inflitti con le abilità. Io toglierei tutte queste qui. Oddio, deve fare l'animazione con tutte. Mamma mia. Posso selezionarli però, aspetta. Facciamo così, manteniamone solo una, tanto sono molto basse, non è niente di... Ah no, poi scomponi selezionati, ok, perfetto. Non ci interessa in questo caso, non è niente di particolarmente forte. Poi... Ah beh, quelli leggendari non penso te lo faccia proprio fare, quindi perfetto. Infatti qui il tanto nostro non ci sta. Vabbè, anche qui marchiamo tutti quelli lì di livello basso, sti cavoli, non fa niente, questo lo teniamo, ci sta. Ho scomposto quello, va bene, mi sono confuso con i tasti. Ottimo. E per le katane stesso discorso. Quando la salute è al massimo, uccisioni consecutive. Sinceramente non mi interessa nessuno di questi effetti, quindi le scompongo tutte. Sto continuando a sbagliare i tasti, è un poco intuitivo. Ok. Armature, stesso discorso. Credo che lo stile me lo mantenga anche se poi effettivamente non ho più l'armatura. Spero. Vabbè, rischiamocela. Questo mi interessa in realtà, assassini di notte. Doppi assassini, vabbè. Teniamoci giusto quei due, che secondo me sono interessanti. Ok. E poi armature, anche qui andiamo a togliere tutte queste di livello basso, di cui ci interessa ben poco. Colpi critici, danni inflitti dopo aver rotto l'armatura, alterazione, danni posturali. Vabbè, facciamo così, togliamo queste di sotto, queste altre mi sembrano anche interessanti, per adesso non le eliminiamo. Ok, abbiamo un sacco di materiali, credo, spero siano un sacco. Anche oggettini, adrenalina, posturali con il colpo successivo a un'uccisione, non così interessanti. A unità con nemici con oltre la metà della salute. Questo mi interessa in realtà, quindi lo teniamo. Ok. Allora, potenziamenti. Questo cos'è tra l'altro? Ah, sarà un'altra arma, ok. Ah, per quanto riguarda il tanto, voglio questo qui. No, questa è la katana, scusatemi. Voglio prima il tanto. Eccolo qui. Mi interessa molto questo qui velenoso, lo trovo molto figo sinceramente. Quindi lo potenziamo al 20. Ok. Potenzia la forgia di rifugio per incidere un vantaggio. Andiamo un attimo a vedere se possiamo fare questa cosa. Questo è lo stesso, l'avevamo già sentito, credo. Comunque, quando avremo più strutture vorrei realizzare un bel rifugio, mi piacerebbe davvero tanto. Ok. Comunque anche gli Assassin's Creed poi li giocheremo tutti, a partire dal primo. Io avevo già iniziato questa avventura quando giocavo su PlayStation, ma adesso abbiamo anche la possibilità di moddarli per bene. Saranno quasi tutti green replay, alcuni green blind.
Quindi vedremo poi con calma. Allora, dove si potenziano? Credo penso al centro, no? C'era il tavolo, cosa c'era? Sì. Vediamo cosa possiamo fare. Casa studio, forgia, potenzia. Ok, semplicemente dei materiali. Fino a livello 40, applicare incisioni non leggendarie. Potenziamola. Ok. Forse possiamo andare anche di qualche livello su? Non abbiamo abbastanza materiali. Sembrava avere molti più materiali, invece no. Casa studio, cosa ci permette di fare? Le vedette aggiuntive, va bene. Kakurega invece? Ok, sempre riguardo informazioni e roba del genere. Cosa potevamo... Ah, giusto, tutti questi... Vabbè. Cioè, è un po' inutile farlo adesso, anche perché non abbiamo poi così tante cose, ok? Quindi per adesso mi sembra un po' inappropriato anche concentrarsi sul rifugio. Certo, potremmo farlo crescere con il tempo, però tutta la personalizzazione, la gestione, per adesso rendiamolo efficiente, facciamo quello che dobbiamo farci e poi più in là vediamo di fare tutto per bene. Allora, negozio. Sì. Andiamo sul tanto, vediamo cosa possiamo applicargli. L'ho portata al 21. Ok. E ovviamente ha messo incidi, ok. Quindi andiamo qui. E ho diverse opzioni, tantissime opzioni. Quelle leggendarie no. E quelle qui sotto no, quindi devo forse prima trovare un'arma con quella incisione, va bene. 20% danni inflitti con le alterazioni. Non male. Danni armatura non ci interessa, abbiamo la katana. Per quello. Probabilità di critico, danni inflitti. No, facciamo proprio quello lì con le alterazioni. 20% penso sia abbastanza. Ci ha dato anche una bella... un bel achievement che però voi non avete visto, credo. Non so perché. Non sta tracciando il coso, mi sa. Non ne ho idea. Datemi un secondo, so che non state vedendo niente. Non so da cosa fosse provocata questa cosa che non è uscito, però vabbè. Allora, questa non è male, mi piace. Alterazione non si esaurisce nel passare del tempo, anche questo non è male. Accumulo di sanguinamento, guadagno di adrenalina. Preferisco questa per adesso. Allora, adrenalina guadagnata? Colpisci più nemici, perforazione armatura. Potremmo anche renderla un po' più penetrante lei. Uno di sanguinamento però non mi dispiace, ti dico la verità. Devo potenziare lei. Poi facciamo perforazione armatura. Così siamo pronti eventualmente. Anzi, però aspetta, perforazione armatura non è male, però abbiamo il tanto che fa danni da veleno che già di per sé non vanno sull'armatura, quindi forse ha più senso mettere ancora più danni sull'armatura, 20% danni armatura. Tanto non costa niente fare l'incisione, fortunatamente per adesso, poi sicuramente dopo sì. Ok, a questo punto andiamo a potenziare questa katana. Potenziamo al 21. Ok, così ce l'abbiamo per bene. Per quanto riguarda l'armor, segmento di salute rimosso con gli assassini mi sembra perfetto. Per adesso teniamo questo. Vediamo un po' le incisioni. Sono sempre quelli? No, con gli assassini di notte. Danni inflitti con le alterazioni, salute ripristinata dalle reazioni pure non è male. Gli assassini aerei, assassinio celere, doppio assassinio,
Come assassini in corsa. Con i kunai, molto carine le opzioni che ci dà. Va bene. Facciamo così. Assassini aerei potrebbe essere interessante. Oppure di notte. Facciamo di notte. È più generale. In tutti i tipi di assassini di notte. Per quanto riguarda l'armor invece. Percepiscono i rumori con meno efficacia. Per adesso penso che vada bene. Questo sinceramente no. E andiamo a mettere danni ridotti. Danni di armatura inflitti quando colpisci più nemici. 28% danni inflitti con il colpo successivo a un colpo alla testa. Danni di armatura. Facciamo danni di armatura? Così siamo sicuri di distruggerle più velocemente. Perché attualmente non è che vada proprio alla grande sulle armature quando c'è no, Quindi potenziamo anche lei al 21. Ok. E poi oggettini. Per ogni slot abilità non utilizzato, che presto comunque arriveremo a riempire, credo. Però per adesso teniamolo. Non voglio scomporre, voglio incidere. Voglio mettere di caricare uno strumento con un'uccisione. Questo mi interessa, anche se è bassa la percentuale. Però gli strumenti ce li abbiamo sempre bassi, quindi ok. Anche Yasuke avrebbe bisogno di potenziamenti sicuramente. Posso passare a lui? Sì. Ah vabbè, non sei... Ah, proprio lui... Ma figo, ok. Allora, per quanto riguarda Yasuke, sicuramente l'armatura la incidiamo immediatamente. Non possiamo? L'elmo non lo possiamo incidere. Puoi parare i colpi incontrastabili, che mi sono dimenticato di poterlo fare, però va bene. Un po'. Danni armatura anche lui? Lui già se le mangia in realtà. Più 10% danni ridotti. Facciamo che andiamo un po' più tanky con lui, tanto comunque i danni già ce li ha. Quanto riguarda la katana, uccisioni consecutive, adrenalina guadagnata, perforazione armatura con colpi consecutivi. Vai, mettiamo questa, mi piace molto. E l'archibugio sapete che non mi ha deluso, l'ho provato in un episodio scartato, però con i colpi alla testa, velocità di ricarica archibugio, serve questo. È comodo in alcune situazioni, mettiamola così. Andiamo a potenziare un po' tutto. La katana. Ok. Ovviamente non sono le armi definitive. Quello che troveremo che ci darà opzioni migliori lo equipaggeremo non appena possibile. Non ci arrivo nemmeno a potenziare tutto. Diciamo che potenzio l'armor. Danni critici, danni vulnerabilità. Va bene, forse potremmo cambiare anche quelle stats arrivati a un certo punto della forgia. Vedremo. Ok. Già molto meglio. Vorrei anche cambiare un po' lo stile di Naoe, ma purtroppo non credo che abbiamo diversi stili interessanti. Vediamo. Abbiamo anche questo che è più o meno comunque sulla stessa falsariga. Potremmo mettere questo che comunque me la hitta sempre. Potremmo mettere il cappuccio. Così siamo più in tema. Vedo l'ora di trovare cappucci anche migliori. Questo pure è molto figo. Devo dire, a livello estetico, veramente tante opzioni però, E non ne abbiamo ancora nemmeno tutte. Ok, si abbina questa katana. In realtà sì, però vediamo un attimo le opzioni. Ho delle opzioni stupende, ragazzi. Sono una più bella dell'altra. Noi abbiamo nero e oro. Nero e oro. Questa è rossa. Non abbiamo purtroppo una... Oddio, questa. Un po' asettica. Però funziona nel
nella grande. Questo mi dispiace cambiarlo. Mi piace molto il tanto in sé, mi piace poco il... Non lo fa vedere qui? No. Vedete? Come si chiama? Il fodero, insomma. Molto brutto secondo me. Però vabbè. Cioè non si abbina più che altro con il nostro stile qui. Non vedo l'ora però di trovare qualcos'altro riguardo questo stile di Naoe. Con la maestria possiamo fare qualcosa. Possiamo fare diverse cose. Andiamo sempre sull'assassinio. Con il tanto che cosa ci dà? Prima di subire un colpo, Naoe eseguirà automaticamente un'illusione rapida della durata di 20 secondi con un massimo di 7 colpi. Non funziona con le morse. Ma è stupenda. È un'abilità. Quindi tu la casti e lei non viene colpita per 7 colpi. Carino. Colpo alle spalle. Oh, questo fa sempre attacchi ai punti. Ok. Stiamo sviluppando già cose molto interessanti qui, Ok, per adesso evitiamo. Inflitti da dietro per adesso no. Spezza schiena. Uccisione rivigorante. Perforazione dell'ombra genera una parte di unità di adrenalina. Carino, però costa 5. Non è il caso adesso. Per la katana invece abbiamo aumenta i danni inflitti ai nemici alterati. Ok, quindi io potrei applicare con il tanto il veleno e poi switchare alla eviscerazione infliggendo danni abilità. Carino, molto figo. Passo rapido. Permette di seguire contrattacco contro attacchi a raffica. Però è dopo. Questo è contrattacco, quindi devia e ti permette all'ultimo momento per trasformare la tua deviazione in un contrattacco. E poi potremmo fare anche quello contro le raffiche. Ok. Maremoto 2 volte consecutive, questo è interessante. Facciamolo. Ok. Teniamoci questi 3 punti per strumenti o shinobi, vediamo. Un segmento di salute aggiuntivo con i kunai. Nebbia costante, la durata dell'effetto di fumogeni aumenta fino a 10 secondi, questo è interessante. Corsa capiente, aumenta la capacità. Oddio, preferirei più aumenta la capacità, sinceramente, costa 2. Assassinio cosa abbiamo? Aumenta l'unità di adrenalina di 9 di 1. Aumenta i danni inflitti durante la notte più 2%, no. Facciamo shinobi. Danni da caduta. Scavalcamento. Tra l'altro non ricordo come si fa. Devi e poi B. Ok, questo poteva aiutarmi parecchio in realtà. Va bene. Se non viene individuata... Vabbè, ce la posso fare. Se non viene individuata, il tempo intorno a lei rallenta per 8 secondi. Cavolo, questo è interessante. Questo è anche figo. Calci sai tanti. Morsa è stupendo. Va bene. Toglierei un attimo dei punti dal Kusarigama qui. Per adesso. Tanto me lo permette di fare, giusto? Molto figo. Così possiamo concentrarci su quello che stiamo utilizzando attualmente. E vorrei sbloccare su Shinobi questa qui. Percezione acuta mi sembra molto forte. È una passiva o va attivata? Abbiamo 4 punti. Riola per adesso evitiamo. Mitra di adrenalina potrebbe essere utile. E strumenti aumentiamo la capacità. Non possiamo, quindi niente unità di adrenalina. Togliamola. Ok. Voglio altri strumenti, perfetto. Abbiamo ancora 2 punti però così. I kunai possono perforare le armature. Carino. Ok. Ottimo. Del codice abbiamo diverse altre cose. Però vi dico la verità, mi sono un po' scocciato di leggerle negli episodi.
toglie tanto tempo e di per sé sono informazioni stupende che io leggerò e leggerei se giocassi da solo, e lo farò quando arriverà il momento di fare solo le secondarie, però non so se ne vale la pena negli episodi. Questo pure per esempio sembra interessante. Piccole case da 6 metri per 12 abitanti da mercanti e artigiani possedevano un pozzo e latrine. Era prassi comune fare uso di servizi igieni pubblici. Il caso di Ichijodani è emblematico nel diffondersi di un nuovo concetto di igiene nell'intera società. All'epoca le latrine servivano da depositi di liquami che periodicamente venivano estratti e usati per fertilizzare i campi, ovviamente. Carino. Magari delle letture un po' più veloci così. Però mi rendo conto che comunque io metto i capitoli anche per skipparle, proprio perché so che non interessa a molte persone. L'arrogante genero di Akechi Mitsuhide ha partecipato al tradimento di Oda Nobunaga e ha avvelenato il proprio fratello per prendere il controllo del clan Ise. Sadaoki è rimasto sordo alle preghiere di Sadatame, che lo ha implorato di lasciare gli Shinbakufu. Avrebbe dovuto ascoltarlo. Ok, abbiamo diversi nuovi obiettivi. L'inconsolabile, che è livello 20. Tutti livello 20 questi. 26 e 20 anche lui. Quindi abbiamo la Naginata, l'inconsolabile e l'illustre. Questo mi sembra interessante. Gestiamoci però sui livelli anche delle ricompense. Questo è il primo, 21. Per quanto riguarda altre missioni, oltre queste qui, che tra l'altro hanno aggiunto diverse cose interessanti, mi piacerebbe ottenere il classicissimo rinascimentale copricapo e vestiario di Ezio, ma lo farò, cioè probabilmente in un episodio magari lo vedrete, è anche figo che ha degli effetti particolari, ma purtroppo non mi piace giocare con qualcosa che distrugge completamente l'ambientazione, ok? Quindi comunque non lo useremo così tanto, magari per un episodio sì, però non più di quello. E chi è costui? Perché c'ha... cosa vuole da noi? 聞け、隠れておったわけではない。はあ、そうは見えんがな。ここはかつて農村だったのだが、今ははぐれ者を受け入れておるのか。よよ。ここへ来たことがあるのか。ああ、そうさ。遠い昔にね。トミー、紹介してくれるか。富の友だというならば喜んで迎えよう。私のことを話してやってくれ。覚えておればだな。 Certe animazioni sono... 話しただろう。ここはある戦で灰になったと。私まで灰にならずに済んだのはこのルフィーノと仲間のおかげなんだよ。È chiaro che gran parte di queste animazioni non sono あの坊主か。 in capture, ma sono fatte manualmente. それで何をしにここへ。必要なのだ。真を置けるものが。私はこの二人にならば命を預けられる。 Vedete anche come muovono le teste, cioè... そしてこちらは安家。安家。この地の名を持つ偉人とはなかなかに珍しい。はぐれ者が生き延びるには馴染まねば。はぐれ者は皆兄弟も同然だ。参れ、酒でも飲みながら話を聞こう。私の酒だ。 Infatti stavo dicendo, lui ha in vita, vabbè. 私はポルトガルで生まれ、欲望の風に乗ってこの島国へ来たが、途端船から降ろされた。当時は生きるのもやっとであったが、やがて友ができた。 Quanto cazzo di aura c'ha そして私たちは Naoi. この地を我が家とした。それで何があったんだい？はるばる私のところまで来るなんて。エルミゴと私はポルトガル人のもとで通詞をしておった。しかし
使いの者が死んだと聞き、その件を調べた。すると何者かが民を殺してはその後釜に別のものを据えておることが分かった。狙われておったのは大名や役人ではない。とりわけ変わったところのない商人や漁師、料理番らであった。何故民を殺す？ある地を滅ぼさんとするならばそれが一番であろう。そやつらをいかにして止める？奴らの船を狙う、殺そうとしている者の名や居所の書きつけがあるはず。それを葬り去れば標的が分からず手は出せぬはず。民らを救うてくれるならその借りは決して忘れぬ。二人は手を貸すさ。貸しなんてなしでね。トミ手を貸さないって言うなら追い出してやるさ。あ野宿をする羽目になったら私の酒を振る舞うことはできないだろうね。ほら、さっさと行ったらどうだい？船を探すんだろ。変わっとらんな。No, anche se probabilmente in canon avrebbe fatto gli Yasuke. Vabbè, che poi non ha senso perché chiaramente la missione... Vabbè, lasciamo perdere. Allora, la casa Naoe con questo set però, eh. Allora, la Lega. Questi sono gli assassini. Yaya, Tomiko, Junjiro cosa... No, gli Yasuke colgono occasione per conoscersi meglio. Il Nojo non lo sopporto. Parliamo un attimo con Junjiro. Tra l'altro possibilmente voglio far durare un po' gli episodi rispetto a prima, visto che adesso ho cambiato la programmazione e ne uscirà uno a settimana. Pertanto ci sta che magari duri un po' di più. Avrete anche notato che ho ridotto gli episodi stimati della serie. Inizialmente aveva 2 zeri, quindi per esempio 001 come episodio, adesso è solo 01, quindi mi aspetto di arrivare al massimo a 99. Ho cambiato un pochettino il paradigma. Sì, essa che かような良い酒をそこらに置いておくとは一体どんなやつじゃろうな。それがしだ。愚かにも杯を忘れてしまってな。酒は富がくれたのだ。乾杯と行こう。乾杯。戦場に立つ者同士、酒ぐらい酌み交わさぬとな。共に語らい、互いを知ろうではないか。一つ遊ばんか。互いに何かを尋ねて嘘偽りなく答える。 non è un それ gioco, が è で una きんなら conversazione. Ah, それ ok. がしが負ける気しかせぬが。まずは軽口でも言うてみよ。おう、討ち取られた大将と恋焦がれる男、どこが似ておる？どちらも首だけになっておる。 Rendere odore invece che onore. うまくできたとは言うておらぬ。ではそれがしの番だ。すでに負けておるからな。容赦なく行くぞ。お主の愛するものは何だ？場所、人、思い出。お主は何を愛おしいと感じる？松尾馬場の作る煮物の匂い。梅の木に日の光が差し桃色に輝くところ。 Almeno la regia ci sta, dai. の笑い声。次は安家はどこから来た？遥か遠きところ、わらべの自分に連れ去られたが、暖かかったのを覚えておる。逆さに育ったかのような短い枝の太い木々が生え、それがしと同じ髪と眼と肌を持つ応用な民がおった。趣があるな。もうひとたび見たいものよ。この勝負、決着はつくのか？それがしには分からぬぞ。酒がもうすぐ空になる。互いに勝ちじゃな。 Scusate se vedrete sempre screenshot, ma comunque mi servono per le copertine in generale. Quando ci sono dei bei... Ma... Ma...
そんな大声を出してどうした？二日酔いの直江を起こすにはこれが一番だとお富に聞いたんだ。お前は悔いておるのではないか、ここに来たことを。飲みすぎたことならな。Carino. Missioncine così piccoline che ti danno informazioni. È carino, dai. Ok. Proviamo a farle tutte a questo punto. Non credo che durino molto. Cos'è? Questa è la nave? Ok. Voglio vedere un attimo le altre missioni della Lega. Tra l'altro abbiamo anche le missioni di Yasuke. No, le abbiamo finite per adesso. Trova Yaya, la monaca guerriera. Andiamo prima da Gennojo, dai, togliamocelo dalle palle. Dov'è? Ah, noi siamo al... Madonna, devo andare lì. Che si trova lì, tra l'altro? Vediamo qualche fa... Ah, ma sono le mie. Ci sta. Devo fare altre foto, effettivamente. Un po' di queste cose magari le faremo, chiaramente, quando ci troviamo. Però non voglio che monopolizzino gli episodi, questo intendo dire. Come facevo prima. Comunque il rifugio è bello grande, eh? Bella foto questa. Molto figa. Allora, a questo punto potremmo andare a fare questa cosa di Gennojo? Ma sì. Abbiamo anche già fatto tutto lì. Mi dispiace un pochettino perché dobbiamo fare un po' di camminata lì, eh. Per una missioncina che non mi aspetto sia niente di che, però vabbè. Penso sia piccolina, un po' come quella di Junjiro che abbiamo appena fatto. Perché si è uccisa invece di fare il salto della fede? Non ho ben capito. Vabbè. Comunque esteticamente il gioco continua ad offrire tantissimo, sinceramente. Che spettacolo. Tra l'altro è uscita una patch che ha tolto il lock alle cutscene dei 30 fps, ma io ho installato il classico fix di Lyal che oltre a rimuovere quello toglie anche le bande nere. Cioè, su Expedition per esempio non le ho tolte, perché lì è una scelta effettiva di design. Gran parte delle animazioni in mock-up non avevano alcune parti fuori dalle barre nere animate, ok? Quindi lì c'è stato proprio uno studio. Invece qui semplicemente è applicato sopra per qualche motivo. Per me non era una scelta deliberata, quanto più una qualcosa che hanno deciso di fare un po' così. Mi dà fastidio, quindi l'ho tolto. E quindi alla grande. Odio tantissimo. さては色男がおるのを察したな。わめくな。大声でなくても聞こえとる。ピッカピカの刀をやろうか。今日の太った侍から盗んでやったんだ。いらん。さてはお前別の類の刀が欲しいということか。どれもこれも使い古しの生蔵ばかりじゃな。なら研いだらいい。その辺に砥石も落ちとるだろう。お断りじゃ。とにかく村の者らは始終働いとるのに、役人どもは侍を連れてきよってな。年貢は増えるばかり。村人は文句も言えず生きていくのもやっとの米しか残らねえ。それをどうにかしようと飲んだくれて盗みを働きわめくのか。俺は死ねえ盗人。お前がわめくからじゃぞ。来やがったな。死んで償うがいい。騎士馬の糞とすりかよって。あいや。馬の糞とすりかよって。Ok. Odio.
Ma avevo schivato in realtà, però va bene. Cose che succedono. Questo salto lo adoro. Io spero tanto che non sia solo per questo Assassin's Creed questo movement, che lo estendano e che anche Exe ne giovi, perché è la cosa meglio riuscita finora. Cioè no, anche il comparto tecnico non è male. Ma che sta facendo che Nojo? Ma ti levi dalle palle. Ok. Stupendo. Che Nojo inutile come al solito. Shittoru いやだがこいつの女子とチートな。くだらん。侍なぞ百姓から貪る悪党どもだ。からこうて何が悪い。私の知る侍は違うがな。実直で今や友と呼べるものじゃ。侍に友なぞおるものか。腐りきった主君がその上におるだけだ。友とはどういうものか俺が教えてやろう。 Allevati dalle 先 palle. に屍と小便の匂いを落とせ。川に入りゃ落ちる。なら入ってくればよかろう。こっちは耐えられん。そうかい。なら今日で会おう。オクラ奉行の家に来い。早咲きの桜の香りをまとって待っとるぞ。誠の盗っ人というもんを見せてやろう。楽しみだ。 Lo odio tantissimo, però è una bella interazione della loro, mi piace. Non avrà mai niente da 9 per quanto mi riguarda. Ok. Quindi si è aggiornata ed è qualcosa che possiamo continuare a fare. Dobbiamo proseguire per adesso. Contra che Nojo. Scusami, però non la vedo. Si deve ancora apparire sulla mappa. No, adesso me la indica. Ok, non era apparsa. Eccoci qui. Tra l'altro in questa zona qui non abbiamo ancora esplorato Kyoto, quindi ottimo per dare un'occhiata. Eccoci qui. Allora, 140 metri, vediamo un po'. Adoro questo salto, ragazzi, c'è poco da fare. Sì, infatti. 毎年村に来ては米蔵が底をつくほど年貢を巻き上げるひどい役人がおってな。俺らは食うにもことかくありさまだ。してどうするつもりじゃ。蔵に忍び入り米を盗んでくれ。私が？先頃は村の者をひどく案じておったろう。あれが偽りでないなら奪われた米を取り戻してみろ。一人で骨を折るのはごめんじゃ。俺も近くにおる。いいか、屋敷から奪ったものは全てお前にやる。だが巻物だけは俺によこせ。字が読めるとはな。うるさい。苦しめられた者らに代わって腐った畜生どもに一矢報いるため、その巻物はどうしてもいるんだ。 Non ho capito se comunque le missioni di questi... Ok. Non penso sia normale. Se le missioni loro sono... Loro che sono già parte... Sono già parte della... della Lega, quindi degli assassini, oppure se effettivamente alcuni vanno invitati ad entrare. Mamma quanta roba ci sta.
Ok. Il nostro ultimo ballo. È un lavoratore perché ha anche... Vai giù. Vabbè. Ci ha messo troppo. Mi ha visto? Mi ha visto. E io faccio così. Madonna. Mi hanno visto? Sì, mi hanno visto. No. Però ho premuto R. Vabbè. Non ne vogliono sapere. Facciamo così. C'era un doppio assassinio prima. Che palle, volevo provare. Non ho sfruttato il momento. Volevo provare a riottenere quel momento del doppio assassinio. Pagliacciata che sto a fare. Vabbè, sanno dove uscirò. O no? Io non lo so. Ok. Allora, tornando al nostro obiettivo, mamma quanta gente è lì. C'è diverso loot in giro. Sono anche tanti nemici. Con le pergamene. Serve un modo per entrare in questo edificio in modo decente. Merda. Veloce. Ok. Ottimo. Questa la chiudiamo. Ottimo. Qui fuori mi stanno cercando tantissimo. Credano che io spunti da lì, mi sa. Ottimo così. Dio. Che ansia. Quante cavolo di porte ci stanno? Ok. Dai, ma stava proprio qui questo. Ok. Ottimo. E tu muori. Ottimo così. Non so come abbia fatto subito a spottarmi, però vabbè.
Oddio. Ma scusami. Io avevo cliccato 2 volte l'attacco ma non è andato. Questo posto è assurdo, c'è un sacco di gente. Geniale, però con quel viola dell'avvelenato è fighissimo. Distoglie un po', però ci sta. Vediamo un po'. Da qui mi fa riprendere. Ok. Chest. Possiamo scendere. Ok. Ok. 面白い。 Mappa di Yamashiro. 届けてやろう。 Ok. Era solo... c'erano più... Qui c'erano più copie della stessa pergamena, mi stai dicendo? C'è un sacco di loot. Ti dirò questo. Il problema è che è anche pullulante di nemici sto posto. Posso aggrapparmi? Pare di no. Attimo. Bisogno di soldi. I soldi sono tutto per Naoe. Diversa roba interessante. Anche lì fuori però. Da lì quanto loot. Anche perché alcuni di questi sono anche materiali da potenziamento per la forgia e roba del genere, quindi non posso evitare tutta questa roba, ci servirà. Sì. Ok. Andiamo a prendere anche tutto quel loot che sta di là e poi andiamo da Gennoggio e concludiamo l'episodio. Non posso. Ora sì. Ok. È stato fighissimo. Ok. Aia. E alcune volte vomitano, fighissimo. Era alle spalle. Oh, ok. Inizio a capire. Aia, il potenziale. La lancia. Quanto le odio le lance. Ero troppo vicino, non mi ero nemmeno reso conto di che avevo una cura, però vabbè. Però inizio a capire un po' il potenziale. Quello era girato di spalle e gli abbiamo preso il punto debole.
Ok, vabbè, da qui non è malissimo, dai. L'entrata li lasciamo perdere. Ok. Non ho kunai ovviamente. Ok. Era altro? Ah, è venuto a controllare il bastardo, va bene. Andiamo il tanto. Spalle. No, forse non deve essere il mio primary focus, tipo deve essere un altro tizio. Potrebbe anche essere. Aia. Veleno è tanta roba. Considerando che hanno sempre armature. Vabbè, quanti cazzo sono però. Che palle. Ci sta della roba. Ah, ovviamente lo sanno loro. Dalla pioggia è tutto diventato molto drama. Eccole. No. Ok. E via di qui. E ho visto. Il fatto è che Nojo sta proprio lì. Cioè. Ah, voi state difendendo quel cazzo di posto, ma lasciate perdere me. Fanno questo qua. Volevo fare questo. Ok. Non me lo fa fare. Che era sull'attenti il bastardo. Ok. Capisco se quello di sinistra è una passiva o vada attivato, sinceramente. E che cavolo, ancora? Non sei tornato ancora a casa tu? Puoi andare? Posto. Toh, tieni la tua cazzo.
Ok. E un altro pure. Ma che questo non prende danni, sto bastardo. Figata. No, è finito. Ma ho cliccato, ragazzi, mamma mia, però. Iniziando a punire con questa modalità difficile, eh. Ma non ti mollano un attimo, che cavolo. Di nuovo da qui, ma vaffanculo. Col cazzo che mi riprendo tutto, vaffanculo. で巻物は手に入ったか Sì. 先にこれが何か言え。俺の裸絵だオクラ奉行の奥方の作だぞざれ言は後にしてもらえんか。つまらんの命がけで取ってきたんじゃ。Guarda. これには山城中の米が集まる米蔵の場所が記されとる村人は飢えとるのに蔵には米が溢れとる私に米泥棒を手伝えと。奪われたものに返すんだ手を貸してくれじゃがこれを使えばもっと大きなことができるよ。もうただ米を盗む。違う返すだまあとにかく実は摂津で仲間を募っておる。この悪しきを正すために戦うてるのじゃ。 Unisci お hanno 前も仲間にならぬか。まあ可愛い女子にそう言われちゃあなよし最後まで力を貸してくれたら考えてやってもいい本気には本気で答えるよし見ておれ。おうよ今日にある清水寺の石段の下で落ち合おうあのうつけどもきっと慌てふためくぞ Ok. Carino. Va bene. Onore ai ladri. Completata. Ragazzi, io vi ringrazio per aver seguito questo episodio. Come al solito vi invito a lasciare un like ed iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Trovate la playlist di tutti gli episodi qui sopra. Noi ci vediamo al prossimo e bella fandonia.